carburatore romano all'epoca realizzò due varianti della 500, la TV che sto guidando adesso e che si basava sulla cilindrata standard, e una 590, precisamente una maggiorazione della cilindrata portata a 586 e che appunto aveva un'elaborazione più spinta, con oltre 30 cavalli. Già la TV aveva un rapporto di compressione elevato e i 19 cavalli divennero 25. Pochi interventi elaborativi, si limitavano alla lavorazione della testa con il montaggio di un albero a camme in ghisa trattato, il getto del carburatore da 120 e la sollatura dell'ingranaggio della distribuzione. Oltre ad questa monta ad esempio un carburatore col diffusore più grande e uno scarico più aperto, e poi tutti quegli abbellimenti, anche meccanici, col coperchio delle punterie, una coppa dell'olio in lega leggera che probabilmente era anche un po' più grande, e i vari dettagli estetici della carrozzeria, interni con il volante in legno a 3 razze e i vari fregi e stemmi che abbellivano questa piccola saetta romana. Quindi, partendo da una cilindrata standard e invariata, la Giannini offriva la TV, e questa che sto guidando è su base della L. Infatti l'elaborazione della TV partì dalla D, passò per la F e arrivò alla L. Ma la storia della Giannini non iniziò con la nuova 500, perché già con la Topolino Attilio e Domenico realizzarono quella che fu un'elaborazione poi utilizzata nella categoria 750, con le famose 750 Sport, fino ad arrivare alle Jaur. In questa elaborazione spiccò una soluzione tecnica in particolare, che fu quella del terzo supporto di banco e che consentiva di sfruttare il 504 cilindri ad oltre 6.000 giri. Quella del terzo supporto di banco fu una soluzione che si estese appunto alle Jaur, le Giannini Taraschi, ma più che Taraschi, Jaur deriva dalla combinazione con Giannini di Urania, che erano le vetture Taraschi che prendevano il nome da un osservatorio che si trovava vicino all'elaboratore. E le Jaur corsero in quelli che furono i circuiti ancora cittadini, ad esempio a Salerno, a Posillipo. Assieme alla TV c'era la 590 GT, ovvero Gran Turismo, mentre TV sta per turismo veloce, aggettivo che già si vide sulla Fiat 1100-103, la vettura italiana media che accompagnò gli italiani durante le fasi del miracolo economico. E mio zio, ad esempio, aveva una 590 che elaborò lui personalmente, portandola ad 800, e con cui corse varie gare locali qui in Campania, come la Coppa Primavera, che comprendeva il tratto Amalfi-Agerola, l'Arbiola Sellata in provincia di Potenza e chissà quali altre gare qui a Salerno e non solo. E questo nei primi anni 70, anni in cui la Giannini diede quella ridefinizione, societaria, organizzativa, dopo la morte di Domenico Giannini, con la figura di Volfango Polverelli che sempre più diventava azionista principale. E infatti la figura di Polverelli inizialmente subentrò per un recupero economico, e dal recupero economico i Polverelli diedero poi continuità al marchio romano fino ai giorni nostri. Poi si affiancarono alla TV e alla GT altre due versioni, la TVS e la GTS, e queste 4 varianti quindi si riferivano a uno spettro di clienti più ampio e variegato, un po' per enfatizzare 2 livelli prestazionali, uno diciamo più base, più soft, e l'altro un po' più spinto. Infatti la TVS condivideva tanti componenti con la GT normale. In questo caso il motore rimaneva sempre 500, ma con un rapporto di compressione ancora più elevato che portarono la vettura a circa 30 cavalli. E la GTS era quella Giannini che poteva competere con le 595 Abarth. Abarth, diciamo, si dedicò a delle elaborazioni con risvolti prestazionali diversi, maggiori, e che inevitabilmente presupponevano anche la maggiorazione della cilindrata. E infatti la GTS aveva bielle squadrate ed equilibrate, valvole maggiorate, insomma una versione molto più spinta e che si aggirava attorno ai 35 cavalli, quindi all'epoca già arrivare quasi a 40 cavalli era una gran dimostrazione.
La GTS era capace infatti di 130 orari e tra i suoi optional prevedeva anche i freni a disco anteriori, che per l'epoca erano solo per vetture di fascia superiore. Pensare che vetture di fascia media avevano ancora retrotreno e i freni a tamburo. Inoltre il vantaggio di queste piccole saette, che rimanevano pur sempre delle 500 e quindi economiche in tanti aspetti, erano economiche anche per l'ambito fiscale, infatti erano esenti dalla supertassa. Il vantaggio competitivo di queste auto era proprio quello, che rimanevano delle vetture economiche ma capaci di regalare delle prestazioni più soddisfacenti, mantenendo inoltre una certa robustezza. E alla metà degli anni 60 seguirono anche varie fuoriserie basate sulla 500, come quelle realizzate da Frua. E le fuoriserie elaborate Giannini non si fermarono ovviamente alla 500. Su base della 850 venne realizzata la cosiddetta Gazzella, mentre sulla piccola bicilindrica l'elaborazione meccanica by Roma continuava incessante sul finire degli anni 60, con la 650 NP e con la 700, che si basava sulla R e che sicuramente tanto condivideva con le Giannini 126, vista la stessa base meccanica di partenza. Già la TV in carne rappresenta la filosofia elaborativa di Giannini e quella che fu la politica commerciale, perché elaborare una vettura mantenendo la cilindrata originale della 500 offriva anche a una clientela con meno possibilità di accedere a una vettura piccola, economica, ma elaborata, e che quindi veniva percepita se non come una vettura sportiva, quasi come una vettura sportiva, perché comunque capace di prestazioni che all'epoca erano abbastanza sorprendenti. Dire vado con una 500 a oltre 100 orari già era una gran cosa, e questo è bellissimo. Questo aspetto caratterizzerà un altro fenomeno della Giannini, ovvero quello del legame, del rapporto di Giannini con le corse attraverso la 500, perché proprio la TV più della 590 iniziò a correre nella categoria Turismo 500 Gruppo 2. Questo perché? Perché la 500 TV rispetto alla 590 vendeva di più e quindi riuscì meglio a soddisfare le condizioni di FIA per l'omologazione. Tuttavia questo ingresso delle Giannini 500 nel gruppo 2 innalzò non pochi polveroni, non poche proteste, soprattutto da parte di quei piloti di Fiat 500 originali che si vedevano surclassati dalle Giannini, si trovavano quindi in un complesso di inferiorità. Inoltre anche la stampa di settore paragonò addirittura le Giannini alle Steyr-Pucci austriache con i motori boxer e che erano imprendibili per i piloti di Fiat 500 normali. Superate queste complessità e questi assalti che fecero alle Giannini, ben presto nella categoria mezzo litro quasi tutte le 500 erano Giannini, o quantomeno 40-50%. Quella del gruppo 2 era una classe ultra popolare, ma fu comunque piena di personaggi che oggi rappresentano l'automobilismo sportivo di una volta. Sono i fratelli Vaccari, Adolfo Romani, Lavazza, Alquati, e tra i piloti c'erano Maurizio Zanetti, Cesare Guzzi, Galluzzo, la De Menna, che ottenne importanti successi nella categoria femminile e non solo. E gli ottimi risultati ottenuti in pista dalle Giannini amplificavano ancora di più le vendite del marchio e scolpivano l'identità del brand romano. E nacquero anche gli allestimenti cosiddetti autostrada, che avevano un rapporto al ponte più lungo e degli interni con una selleria più accogliente. Il contagiri opzionale trovò un'applicazione più complessa perché la L portava già il cruscotto in plastica. Questo esemplare del 72, anno in cui uscì la sua erede più diretta, certo un'erede vicina, come una sorella, piuttosto che una figlia. Da quel giorno in cui la colonna di 500 partì e mi trasmise un'emozione bellissima, io bombardo i miei genitori, mio padre, i miei fratelli, chiunque abbia vissuto il periodo della Carleo Automobili e della Giannini di mio zio.
Un giorno conosco un appassionato un po' più grande di me, ma comunque un giovane appassionato e un collezionista Giannini. E brevemente gli raccontai del mio legame col marchio e che prima o poi avrei voluto dedicarci del tempo. Quel ragazzo mi ospitò nel suo garage e, come avete visto, ho guidato non solo un'auto della sua collezione Giannini. Quando ci trovammo nel suo garage prese una foto, o meglio si ricordava di una foto di una 500 Giannini da corsa targata Salerno. Quando trovò la foto e me la mostrò, scoppiai in un pianto che probabilmente è stato fino a questo momento il pianto più bello che abbia mai provato. E quella foto ritraeva la 500 Giannini di Salvatore Carleo, mio zio, che non ho mai potuto conoscere. E nel 93 la Giannini presentò queste due versioni elaborate che tributavano un po' le 500 Vallelunga Monte Carlo. Probabilmente dopo il 93 ci fu anche una certa risonanza del marchio Giannini nel mercato degli appassionati, tant'è che agli inizi del 2000, quando mio zio era già scomparso, io nacqui da poco, vennero appositamente dall'Inghilterra queste persone inglesi. Su quell'articolo inglese trovai immediatamente i riferimenti della rivista e dalla rivista passai poi ai proprietari attuali dell'auto, inglesi, gli stessi che acquistarono la Giannini di mio zio agli inizi del 2000 e che nell'ottobre del 2022 ha corso alla Vernasca Silver Flag in mezzo a tantissime altre auto più prestigiose facendo la sua figura. E lei, i cerchi sono loro. È targata Salerno, vedi, Carleo, io non sapevo che era sta macchina. Mi tengo una foto di sta macchina. Puoi dire di averti fatto piangere? Di passione però, Sono contento perché piange di passione, però...